Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Allora, oggi parliamo di alcune espressioni che sono davvero utili per la conversazione, perché vi permettono di esprimere delle sfumature di significato che portano la vostra conversazione su un altro livello. Prima di cominciare voglio dirvi che questo video è sponsorizzato da italki. Italki è una piattaforma dove insegnanti madrelingua e tutor madrelingua si incontrano con gli studenti, si incontrano tra virgolette perché è tutto tramite computer. Penso che sia un buon modo per mettere alla prova le vostre capacità di conversazione e farlo con delle persone madrelingua che possono aiutarvi e darvi consigli. Ad esempio, le espressioni che vi dirò in questo video non sono espressioni che si imparano dai libri di grammatica e quindi l'unica occasione che avete per impararle è leggere tanti romanzi oppure parlare con madrelingua. Perciò io vi consiglio di andare a dare un'occhiata. Nella descrizione del video vi lascio un link tramite il quale potrete ricevere $10 da utilizzare per la vostra prima lezione se non vi siete mai iscritti ad italki prima d'ora. Buona lezione! Allora, noi cominciamo e abbiamo in realtà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 espressioni da vedere insieme. Allora, ve le dico tutte, vi faccio una bella lista. Di gran lunga, in fin dei conti o alla fin fine, tanto vale che, prima o poi, non vedere l'ora, una sorta di, o più o meno, se non altro, detto ciò, come nessun altro, nel giro di o nell'arco, sempre di più o sempre più, sempre di meno o sempre meno, ogni 2 giorni, ad alta voce. Ovviamente faremo degli esempi con queste espressioni. Iniziamo con la prima, di gran lunga. Di gran lunga significa by far. Leggiamo questi esempi. È di gran lunga il miglior film del 2019. Sara è di gran lunga l'impiegata migliore dell'azienda. Quindi questa locuzione avverbiale di gran lunga ha un valore di superlativo, perché un'impiegata brava come Sara non esiste, perché Sara è di gran lunga la migliore dell'azienda. Di gran lunga va a evidenziare o a sottolineare un superlativo che già c'è nella frase, che è migliore. Poi, in fin dei conti, o alla fin fine, significano at the end of the day. La frase che segue alla fin fine e in fin dei conti è una sorta di riflessione finale. Leggiamo. Alla fin fine non è niente di così grave, in fin dei conti vogliamo solo essere felici. Tanto vale che significa might as well. Leggiamo gli esempi. Se si deve rimanere in silenzio ad una festa, tanto vale rimanere a casa. Se la maglietta è a metà prezzo, tanto vale comprarne 2. Anche questa espressione introduce una riflessione, se vogliamo, una riflessione di convenienza. Prima o poi è un'espressione che si riferisce al tempo, quindi un'espressione temporale, che può significare sooner or later oppure at some point. Dipende dalla frase. Ad esempio, prima o poi Marco lo scoprirà. Iniziamo a mangiare. Sara arriverà prima o poi. In italiano prima o poi è usato con il significato di sooner or later oppure con il significato di at some point. Ma l'espressione è sempre la stessa, è sempre prima o poi. Non vedere l'ora di è un'espressione che significa to look forward to oppure cannot wait to ed esprime entusiasmo per qualcosa che si farà in futuro.
Non vedo l'ora di andare al concerto. Non vedo l'ora di partire. Una sorta di, o più o meno, significa a kind of, ed è un'espressione molto colloquiale, tipica del parlato quotidiano. Questo film è una sorta di commedia. Ti è piaciuto il film? Più o meno. Se non altro, può significare if nothing else, ma anche at least. Vediamo 2 esempi. Se non altro, ci ha detto la verità. Era molto seccata, o se non altro, così sembrava. In questo secondo esempio, se non altro, è sinonimo di perlomeno. In realtà, anche nel primo esempio, se non altro, può essere sostituito da perlomeno o anche almeno. Detto ciò, significa with that being said e si trova sempre ad inizio frase. Detto ciò, possiamo andare avanti con la spiegazione. Detto ciò, possiamo cambiare argomento. Lo troviamo sempre all'inizio della frase, perché rappresenta un punto di svolta nel discorso. Come nessun altro significa like no other. Maria canta come nessun'altra cantante che io conosca. Quindi è un bel complimento questo. Qui ho segnalato con un asterisco un'altra espressione che forse in italiano è più utilizzata, che è senza pari. Maria è una cantante senza pari, cioè che non esiste una cantante come lei o brava come lei. Nel giro di o nell'arco di è un'espressione di tempo. Stefano si laureerà nel giro di 2 anni, ne sono sicura. Ma posso anche dire la strada è cambiata molto nell'arco di 2 giorni. Quindi nell'arco di o nel giro di fanno riferimento al tempo e poi dopo possiamo mettere anni, giorni, mesi, minuti, secondi, eccetera. Sempre di più o sempre più fa riferimento a qualcosa in crescendo. Marco fuma sempre di più, si fa del male da solo. Laura diventa sempre più bella ogni giorno che passa. Abbiamo 2 opzioni. Sempre di più lo utilizziamo generalmente con i verbi o dopo i verbi, vedete nel primo esempio, mentre sempre più senza la preposizione di la utilizziamo con gli aggettivi e come vedete nel secondo esempio mettiamo questa espressione prima dell'aggettivo. Quindi fuma sempre di più, ma sempre più bella. E al contrario, sempre di meno o sempre meno significa less and less. E ritroviamo le stesse caratteristiche, quindi sempre di meno con i verbi, sempre meno con gli aggettivi. Marco fuma sempre di meno, meno male. Laura diventa sempre meno simpatica ogni giorno che passa. Ogni 2 giorni significa every other day, quindi qui non possiamo dire ogni altro giorno. Mia sorella mi telefona ogni 2 giorni. E infine abbiamo ad alta voce, che significa out loud. Leggere ad alta voce aiuta a pronunciare bene. Queste erano tutte le espressioni di oggi con i relativi esempi. Ovviamente queste sono solamente alcune di tutte le espressioni che esistono in italiano, però da qualche parte bisogna cominciare, giusto? E quindi cominciamo con queste. Se avete qualche domanda o qualche dubbio, lasciate un commento qui sotto. Non dimenticatevi di iscrivervi al mio canale e di cliccare sulla campanella, così da ricevere le notifiche. Grazie! Io vi ringrazio per aver guardato questo video e noi ci vediamo nel prossimo. A presto! Ciao!